Nella stanza con me c'erano 2 lituani. Le armi se le sono prese loro. Mamulashvili arrivò all'albergo e ci spiegò che ci sarebbe stata una sparatoria da un'altra parte, la mattina dopo. Non era solo, era con Brian e con loro c'era anche qualcun altro che non conoscevo. Spiegò di nuovo che la mattina dopo ci sarebbe stata una sparatoria e di non fare nulla, ma di aspettare un suo ordine. L'hotel Ucraina era qui, questo è il Globus e questo era il conservatorio. Se non ricordo male, doveva essere il 15 o il 16 di febbraio. Pascinski ci ordinò di raccogliere le nostre cose e ci portò dentro al palazzo del conservatorio. Sono entrato nel palazzo assieme a tutto il mio gruppo. Pascinski arrivò con dell'altra gente. Erano quasi tutti mascherati. Dalle borse che avevano ho capito subito che portavano delle armi. Le hanno tirate fuori e hanno incominciato a distribuirle ai vari gruppi. Parlava solo Pascinski. Era lui a dare gli ordini. È stato lui a chiedermi di indicare la posizione migliore per far fuoco. Mi chiese da che parte avremmo dovuto sparare. Me lo chiese perché evidentemente sapeva che ero stato un tiratore scelto. Noi gli abbiamo chiesto di essere più preciso. Lui ci spiegò che c'era il rischio che i Berkut, le forze speciali della polizia, assalissero l'edificio. Disse che dovevamo resistere in qualche modo. Nessuno ci ha detto che dovevamo uccidere delle persone. Bisognava sparare in modo da creare caos e confusione. E non bisognava fermarsi. Non importava se sparavamo ad un albero, a una barricata o a chi tirava le Molotov. L'unica cosa importante era sparare, sparare e seminare il caos. Пулями, блядь, слышал? Осторожно давай. Еще раненый. Суки, стреляют. Вот там видно. С України, да? Де на балконі? Скажи, наші України стріляють. Doveva essere l'alba. Ho sentito il rumore degli spari e i proiettili fischiare. Uno dopo l'altro, non erano raffiche, erano colpi singoli. Bang! Poi un altro bang. Così, un colpo e una pausa. Tutti arrivavano dall'altra parte dell'hotel. A quel punto ho sentito dei colpi dalla stanza accanto. In quello stesso momento i lituani hanno aperto la finestra. Uno di loro ha sparato un colpo, mentre l'altro poi ha richiuso la finestra. In tutto avranno sparato 3 o 4 colpi. Non riuscivo a capire cosa stesse accadendo. Pascinski gridava a tutti di tenersi pronti, di prendere le armi e il resto dell'equipaggiamento. Allora tutti si alzarono e lui impartì le istruzioni. Dovevamo sparare a gruppi di 2 o 3. Tutti hanno cominciato a sparare 2 o 3 colpi alla volta. Pascinski si muoveva da una parte all'altra e accanto c'era sempre anche quel ragazzo più giovane, quello che si chiamava Parasiuk. È andata avanti così per circa 15 minuti. Forse 20. In quei minuti ero fuori di me, agitato, sotto stress. Non capivo niente. Non so come spiegarlo. Comunque la sparatoria durò 15 o 20 minuti. Poi, all'improvviso, cessò. E tutti misero giù le armi. Non avevamo molta scelta. C'era stato ordinato di sparare sia sui Berkut, cioè la polizia, sia sui dimostranti, senza far differenza. Per questo ero totalmente esterrefatto e attonito.